Ok, siamo qua con Celeste e Gulliver. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, l'immagine è molto dall'alto. Mi fa vedere tantissimi bambini che si danno la mano, come a voler fare il giro tondo, e sono posizionati ai confini della sua regione. Quindi delineano proprio i confini, dandosi tra di loro la mano. Celeste è collocata eh, più o meno al centro della sua regione, vista dall'alto, no? Posso Però, dirlo, no? Celeste, sì. La Sardegna, sì. ok, Scusa. eh, tendenzialmente ovest, centro-ovest vai, no? Però lei si presenta sotto forma di un bellissimo albero o addirittura raggruppamento di alberi con una grande chioma. E vedi il tipo di albero? Non so come si chiama, perché ha una chioma molto compatta. Eucalipto? Non mi, non mi sembra tanto, è alto, perché non è tantissimo Sì, alto. sì. Cioè, Però ha delle foglie sottili, è quello del koala australiano, ma si è diffuso anche in Europa. Ha una corteccia molto a pezzi. non so. No, vabbè. Non lo so, non lo so. Celeste ti dà l'autorizzazione. Ehm, certo, certo, è come se diventasse un albero vivente che sorride. Vibrazione di Celeste. 74, Consapevolezza. 187, Anima. 48, Vita. Vite. eh, 1477, Cervello. 10,5, Suscettibilità ipnotica. 58,60, 3D. 33, Vivacità animica. alle 100 direi decisamente. Bene, se fosse una pagella avresti 9 e mezzo. Non ti ho dato il 10 solo per poco. Quindi prima sessione no, la seconda o alla terza, la seconda, la La terza, terza, 74 di vibrazione, Celeste stessa ci diceva tutto bene. Con mio compagno creo un intento e lo otteniamo, nei limiti chiaramente del possibile. Quindi oggi sono quelle sessioni dove ci si diverte, no? Compagno fiamma, è così? sì, è come se fosse un compagno fiamma in cui si vivono più vite all'interno della stessa vita, che è come se loro attingessero dalle rispettive vite parallele e fondendole, quindi alcune vite parallele del compagno si fondono ad alcune vite parallele di Celeste e creano nuove linee temporali, nuove vite all'interno della stessa vita. Fiamma di che livello? Tra il secondo e il terzo.
lo chiamiamo nel cinema. È come se si volesse un po' scusare, ok? Perché lui comunque si presenta molto bene, no? Però forse ha le mani un po' secche, così, no? Invece voleva essere quasi impeccabile per questa occasione, comunque emozionato, quasi trepidante. I due bambini. Ce n'è uno che sembra il grillo parlante, o viene accompagnato dal grillo parlante, insomma, come se fosse molto animico. Eh. Il grande o il piccolo? Penso il piccolo, tra i 7 e 8 anni, 7, 8, 8. 8. La mamma e il papà. Il papà è un po' più bolla, viene un po' più avvolto da una bolla. La mamma c'è ed è come se avesse bisogno di prendere appunti per rinnovare alcune cose. Mhm. Allora le dedichiamo nel cinema una poltrona con tavolino, penna, bottiglia d'acqua, pane carasau, sì, adesso di mangiare qualcosa. Quel formaggio famoso che dicevamo prima. E il papà viene? Sì, in questa bolla viene. Poi l'amica che conosciamo e l'amica che non conosciamo. Vedi, ci sono sempre le galline. L'amica, le galline, i pulcini e un bambino, adesso non mi ricordo esattamente, perché io vedo un bambino Mhm. quindi in più rispetto ai figli di Celeste, e poi l'amica più recente, diciamo, viene dorata, un po' come se avesse questa alone d'oro. Recente quella che non conosciamo. Sì, esatto. Quella che vorrà fare una sessione, sembra. Infatti è bionda, scrive Celeste. Va bene, va bene, va bene. Progetto di Celeste. Pioggia d'amore. È come se Celeste volesse davvero irrorare amore ovunque, nei suoi progetti, e proprio nei territori che lei va ad occupare mano a mano, perché lei fa diversi spostamenti. Lei vorrebbe portare proprio l'amore. Però quello che mi viene è che è necessario che lei faccia un viaggio dentro di sé per portare questo amore in alcune zone che sono rimaste un po' al buio. Della sua regione? O del suo vissuto? Sì, del suo personale vissuto, sì. Vediamo se ci sono entità eteriche. Vediamole. Una, come le ho accennato, è questo pagliaccio, che è come se fosse dentro un cassettone dei giochi ed è proprio sepolto in fondo a tutti quanti i giochi. Nascosto dai giochi. Sì, sì. E quindi questo qui per il secondo universo. Per il primo universo è come se ci fosse un'aquila che non riesce direttamente ad interferire Celeste, ma lo fa con la sua ombra, con l'ombra sua propria dell'aquila, ok? Prova quindi a seguire Celeste allorché lei si muove per, diciamo così, fare i propri progetti, per fare le proprie azioni, eccetera,
prova quest'aquila a seguirla con la propria ombra. E poi due DL. Entità mentali. C'è una che chiamerei pigrizia, anche se non è esattamente quella, ok? Però che mi fa vedere che è come una specie di calamità che o la tiene ferma o la vorrebbe portare indietro con la potenza di questo magnete. Quindi questo fa sì che lei su alcune cose non riesca esattamente a portarle a termine, non riesca a intraprenderle nel tempismo che si è, per esempio, prefissata. Ok? Ma si tratta solo di alcune circoscritte questioni. Mhm. Possiamo dire che questo elemento qua, che chiamiamo pigrizia, tra virgolette, come se fosse un freno, ok? Questo magnete qua. È proprio tipico della terza dimensione come componente del programma di autosabotaggio. Ok? La Mm. terza dimensione vorrebbe che assolutamente noi fallissimo nei nostri intenti, nei nostri progetti. Quindi il fatto di farci magari ritardare piuttosto che rimandare nel tempo, piuttosto che crearci piccoli blocchi, è uno degli espedienti che vengono utilizzati per mantenere attivo il programma, appunto, fallimento, autosabotaggio, come vogliamo chiamarlo. Direi che è di livello 2 più o meno. Eh, Poi ce n'è un'altra che si chiama solvenza, nel senso, cioè, solvo in latino significa dare, Esatto. pagare, sborsare, diciamo. Mm. Ehm, Come se lei si trovasse in una situazione in cui sente che ehm, non riceverà tanto quanto darà. Mm? Ed è una cosa atavica, ehm, che ha origini ehm, dall'infanzia, ok? Dove lei fondamentalmente aveva diritto a ricevere poco, magari meno rispetto che ad altri componenti della famiglia, anche solamente in termini di attenzioni. E doveva invece dare molto, perché essendo la più grande, doveva essere responsabile e occuparsi di tutta una serie di cose. Quindi diciamo che fin da allora c'era proprio uno sbilanciamento tra quello che lei doveva dare e tra quello che poteva invece ricevere. Mm. Questa direi sul livello 3. E basta. Sì. Impiantucci. No, vedo solo un auricolare all'orecchio sinistro che è come se le volesse dire qualcosa tipo sei solo una donnuccia, una donna, ma in maniera un po' sminuente. La donnina. Mm, Basta, solo quello. sì. Va bene, Monica, causa esoterica del sovrappeso. È come se mi facesse vedere che lei vuole prendersi tutto quello che non ha avuto. Lo reclama per sé. È come se la vedessi bambina, adesso, in questo, diciamo così, questo nucleo fisico, è come se racchiudesse una bambina che pesta i piedi per terra e dicesse lo voglio, questo mi spetta, lo voglio, mi spetta. Mm? Mm. E quindi quello che fa ovviamente è accaparrarsi delle porzioni anche abbondanti e frequenti di cibo, perché è come se andassero a compensare quello che non aveva ricevuto in passato. Ma adesso finalmente
che può averne, deve andare a colmare quello che non ha avuto nel passato. Affetto. Sì, perché sia inteso come cibo materiale, ma sia cibo anche proprio come amore. Ricordami Celeste, parli di zucchero perché ti piacciono i dolci o eviti i dolci? Ti piacciono i dolci. Zucchero? Proprio come i bambini. I bambini sono estremamente attratti, no, dal gusto dolce. E lei è rimasta ad accudire questa bambina, che poi è sempre lei, andandole a dare quello che non ha potuto avere. Però diciamo che lei potrebbe trasformare questo accudimento, perché in verità questo accudimento che lei sta fornendo a questa bambina risulta essere nocivo per lei adulta. Le fa accumulare peso e quel peso oltretutto non la fa vivere in armonia con se stessa. Lei ha, diciamo così, anche qualche blocco a livello fisico perché non si piace così com'è, ok? Mhm. Altrimenti lei sarebbe anche proprio più disinibita. Ehm, Oltre che disinibita nella sfera intima, anche in alcune iniziative che lei prende sociali all'esterno. Monica, cos'è lo zucchero? Allora, noi quando eravamo bimbi c'erano vari dolcini, eccetera. Oggi è l'inferno. Se tu passi attraverso determinati scaffali e filari del supermercato, oltre a negozi preposti per i dolci, è da impazzire. Ti potrei indicare tutto quello che fa male, cioè tutto praticamente, fa male, fa male, fa male, fa male. E i bambini se lo provano una volta, poi lo vogliono sempre. Cos'è il dolce, lo zucchero? Allora, mi fa vedere. Credo che sia questa sostanza che viene in eterico, questa sostanza che viene secreta da Moloch e che gli permette di rimanere attaccato al suo trono. Se non ci fosse questa sostanza, è come se il trono gli scivolasse via. Ed è la stessa sostanza che fa sì che lui possa attecchire, diciamo così, attirare i bambini, esattamente come potesse essere una ragnatela, ok? Crea questa trama zuccherina e i bambini, per esempio, sono come insetti che rimangono poi intrappolati in questa rete di zucchero. E quindi mi fa vedere proprio lo zucchero come una sorta di droga, no? Di dipendenza Mm. magnetica proprio, intrappolante. I zuccheri sono anche carboidrati da un punto di vista nutrizionale, sono il fruttosio, lo zucchero della frutta. Lo zucchero, diciamo, della natura, che ho appena citato, è È legato a Moloch, diverso. è diverso. Mm, È diverso. Qua, per esempio, Moloch crea soprattutto lo zucchero dei dolciumi e infatti ce n'è una grandissima gamma sul mercato. Caramelle, snack di ogni genere e tipo, briochine, sempre in continua evoluzione e che spesso riprendono proprio gli eroi, no, dei cartoni animati, dei film, così, no? Invece quello della natura mi risulta proprio essere figlio di madreterra, Mm. quindi non c'è più l'immagine di Moloch. Mm? Eh, C'è per esempio l'immagine proprio della terra. Adesso viene fuori una barbabietola, per esempio. Ecco. Un'arancia. Non so, l'ananas è dolcissimo, è ricco di zuccheri. Ma quindi gli zuccheri raffinati, gli zuccheri ricavati eh, dalla canna, ok? Da zucchero e poi raffinati. E, ho conosciuto, mi hanno offerto di recente dei biscotti realizzati senza zucchero.
ed erano buoni. Li ha fatti una mamma per un figlio, Perla, e il figlio Perla praticamente non ha mai toccato zuccheri in vita sua a 5 anni. Adesso viene qua, per esempio, un bel dattero cicciottone e dice ci sono io. Mm? Poi arriva Mhm. una banana, arriva una fragola, farci vedere come effettivamente lo zucchero esista tranquillamente in natura. Ma nei bambini cosa crea? Sembra che crei agitazione, dipendenza, Mi tendenza a fa fare vedere come capricci. se ci fosse una corrosione. Allora, mi fa vedere l'esempio sui denti di corrosione, ok? La produzione proprio delle carie. E questo è la parte esteriore, l'effetto esteriore che noi possiamo vedere dello zucchero. Però un qualcosa di analogo mi fa vedere che lo crea anche all'interno. È come se andasse in qualche modo a erodere i nervi, quindi rendendoli appunto, come hai detto tu, più agitati, più nervosi, anche con un sonno più difficile. Immaginiamo la nostra amica Celeste in una linea temporale in cui non ha mai toccato in tutta la sua vita zuccheri raffinati. Allora, come la vedo io, per Celeste non è tanto questo il fatto, nel suo caso, Sì, la sì, sì, sì. distinzione tra zuccheri raffinati e zuccheri naturali, no? Perché è un altro tipo di problematica, ok? È proprio una carenza, cioè il suo progetto è Pioggia d'amore, però lei è un po' come se vivesse da questo punto di vista in una terra arida, dentro dentro, ok? Mhm. Rispetto al suo passato. Il suo passato è molto arido, mi fa vedere questa terra completamente crepata. Quindi forse nel suo caso bisognerebbe vedere lei con più amore, Mhm. che Ma non lei la vedo che il solo, problema è il cibo in sé. solo senza zuccheri, come sarebbe? Anche a livello non di peso, sovrappeso, in termini ehm, della sua vita. Lei ha avuto, per esempio, si può dire, no? Tanto ha avuto anche una forte dipendenza in gioventù. Quella ci sarebbe stata. Avrebbe attecchito. Sì, perché lei, allora, cosa succede? Che noi veniamo al mondo che abbiamo bisogno di dipendere, ok? Perché Mhm. davvero non abbiamo nessuno strumento, né fisico né psicologico, per poter esistere da soli. Abbiamo bisogno di aggrapparci e di dipendere. Nel mondo ideale poi ci dovremmo staccare in una maniera sana. Praticamente per lei, cioè, veniva proprio estremamente scoraggiata, impossibilitata, ehm, la condizione di dipendenza e lei l'ha cercata in altri modi. Prima attraverso il cibo, anche lì però altalenante, poi attraverso le sostanze. Adesso di nuovo è ritornata al cibo, ok? Perché è come aver bisogno di agganciarti a qualcosa, di aggrapparti, quel qualcosa che ti nutre, che ti dà, non sei sempre tu a dover dare, quella roba lì che ti dà. Il cibo le dà anche delle Certo. emozioni, accoglienza. Monica, cos'è la stevia, esotericamente parlando? È una pianta simile alla menta che dolcifica al posto dello zucchero. Molti la utilizzano così nei dolci. Anche se il sospetto è fondato in commercio, ma c'è questa polvere bianca costosissima, molto raffinata. Allora, non ne so niente di questa pianta, non riesco a capire perché mi viene come un parassita attaccata alla pianta. Non so se è una pianta che può essere magari non così semplice, magari da coltivare, e allora, Sì, è una specie di menta e per fare 100 grammi di stevia ce ne vuole. eh, esatto, quindi in realtà è come se ci fosse l'impossibilità davvero ad avere no? Una dose considerevole di questa sostanza, per cui in realtà mi sposta in laboratorio. Mhm.
E il miele, stessa domanda, quando è miele però, e non è aggiunto il glucosio, il caramello, perché occhio, il miele dei produttori forse è miele al 100%, ma nei supermercati è impossibile produrre la quantità di miele che è sui scaffali dei supermercati. Allora, infatti la cosa particolare è che invece che le api mi vengono le zanzare, come a dire che molto miele in commercio in realtà non è miele, viene spacciato per miele, però è tutt'altro. C'è anche da dire che magari ehm, non è neanche vero che abbiamo bisogno di tantissimo miele, ok? Abbiamo bisogno del miele degli apicoltori e anche in dosi modeste. Un cucchiaino ogni tanto, Sì, rispettando proprio le api, che loro hanno bisogno di miele. certo. Va bene, Monica. Ehm, Seconda questione, la dieta. Da vegana a vegetariana, da vegetariana a pescetariana e da pescetariana oggi forse di nuovo vegetariana. Causa esoterica di questi cambiamenti. Sì, lì mi fa vedere proprio delle sperimentazioni insieme al proprio compagno. Ed è proprio appunto come ti dicevo, come se confluissero vite differenti loro, le uniscono, poi ne creano un'altra ancora. Mm? Ehm, Sembra in questo momento che la loro scelta me la presenta proprio come se fosse un'isola in cui sono approdati, è una scelta multipla, più vegetariana che vegana. Anche se mi sembra di vedere che poi questa scelta vegetariana la restringono ulteriormente. La scelta invece, quella lì, com'è che hai detto pesco vegetariana? Pescetariana. Pescetariana, ok? Vista più come un celebrare, ok, una vita che loro hanno avuto in comune in cui lavoravano tipo su questo peschereccio, perché li vedo con delle casse strapiene tipo di sardine. E infatti è stato un periodo molto breve per loro, no? Di andare a ripescare questa vita qui. Vabbè, un'indicazione non c'è. Celeste si ascolta benissimo, segue la strada che più le piace e dopo essere tornata al pesce ha scoperto che l'odore del pesce, che non è altro che l'odore di un cadavere, in sostanza, non le piace più. Incide questo con il sovrappeso, il tipo di dieta? Cioè, nel suo caso, se lei deve modificare la dieta, è la domanda? Mhm. Più le quantità, mi sembra. Allora, le quantità, ehm, nel senso proprio le porzioni, forse anche le somministrazioni durante la giornata, ma soprattutto andare a risolvere questa aridità d'amore del passato, andare a concimare il suo terreno interiore, in modo da non dover continuare a ipernutrire il suo fuori, il suo corpo. Lavoriamoci come? Va dalla madre e risolve? No. No. No, alla madre vedo che è come se simbolicamente lei facesse una confettura preparata da lei e simbolicamente gliela regala, perché è un suo lavoro personale in cui risolve questa cosa e nella materia
si realizza attraverso questo passaggio, ok? Di dolce da lei alla mamma. Mhm. Un dolce fatto in casa, un dolce sano, che è una confettura, che io qua la vedo di colore giallo-arancio, quindi non so se possono essere pesche, albicocche, ma poi vedrà lei giustamente. Ehm, e diciamo appunto che lei la vedo proprio con in mano questo annaffiatoio e lei ovunque va è come se annaffiasse d'amore. Cioè anche le cose che lei fa, no? Nella sua realtà, quando lei si occupa delle piante, quando si occupa degli animali, lei porta molto amore. Però questo annaffiatoio d'amore dovrebbe proprio utilizzarlo per andare a bagnare il suo cuore e proprio le parti più profonde di sé, proprio i suoi organi vitali. C'è un annaffiatoio in questo senso. Sì, sì. Eh, lei sceglie però di farne un altro, cioè non lo stesso annaffiatoio che usa per l'esterno, ma ne crea uno per se stessa. È come se fosse un annaffiatoio fatto di fiori, in eterico, è così, no? E quindi l'acqua che arriva viene filtrata dai fiori. Quando lei inizia a bagnare, parte come dalle clavicole. Eh, e quest'acqua non si ferma sulla pelle, ma entra all'interno. E mentre entra all'interno, porta anche tutte le proprietà di questi fiori. Adesso non so, mi arriva la rosa canina. L'acqua passata attraverso la rosa canina e arriva proprio questo apporto vitaminico dentro di lei. Poi mi fa vedere ancora questo annaffiatoio, lo mette sulla sua testa e l'acqua qua sembra quasi più oleosa, proprio per andare ad ammorbidire la testa, i capelli, come se fosse quasi pronta per un massaggio con questo olio. C'è del nero lì, mi viene. In testa. Sì, filtrato sempre attraverso questo annaffiatoio che è costituito da fiori e adesso il fiore che spicca è quello di Neroli. Mhm. E poi continua, va verso il petto con l'annaffiatoio, quindi con la sua mano, punta il becco dell'annaffiatoio, sempre fatto tutto di fiori, sul petto. E sì, e qui ehm, c'è, però viene giù del miele, che Scusa? comunque è sempre del miele, è sempre comunque collegato ai fiori. Ed è come un miele che disinfetta le ferite, un antisettico che dolcifica la sua solitudine del passato. Lei ha avuto tanti momenti di amarezza e di solitudine in cui si è sentita un po' abbandonata. Ed è come se questo miele in un certo senso compattasse tutto. Non ci sono più fratture, non ci sono più strappi d'abbandono. C'è la genziana anche, non so, proprietà abbia, sinceramente. La genziana però mi va più giù, la genziana. Annaffiatoio in cui si filtra l'acqua dalla genziana va più verso basso, verso i genitali. Come la vedi adesso Celeste, Monica, che sta piangendo? La mano sul viso, sulla bocca. È un momento elevatissimo, bellissimo.
Lei è fortemente parte della natura e la natura la sta aiutando a risanare tutto. Vai, chiama un po' di api. Le produttrici del miele. Arrivano le api, arrivano anche delle pecore, perché è come se ci fosse una specie di tifoseria. Ci sono anche delle lucertoline, dei gatti, cani, tutti che tifano per lei. C'è In uno stadio. questo, sì, 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 delle lumache, le ranocchie, degli uccelli, tanti uccellini che contribuiscono a questo processo di risanamento. Io non so se avete mai notato quanto sono straordinariamente perfetti dei semplici uccellini. Sono degli animaletti che pesano 5-10 grammi. Hanno un piumaggio che è un'opera d'arte. Volano. Vedono di tutto, vedono bricioline microscopiche a distanze e hanno un occhio che è una perlina. A un certo punto hanno dentro la pancia un uovo e esce un altro uccellino. Volano, planano, hanno cantano e ci sono dei cacciatori che gli sparano per mangiarseli. Bah. Sinceramente io alcune volte non capisco il genere umano. È una macchina perfetta, un micro robot naturale, geniale. In pochissimo spazio, un animalino che fa delle cose incredibili. Canta, vola, ha colori, fa altri animalini dentro un uovo ed è pure simpatico. Insomma, una moderna Cenerentola celeste, circondata da animali, api. Dove va? Ma adesso io la vedo sdraiata, eh? La vedo sdraiata perché è in azione questo processo di assimilazione, di ricostruzione profonda di se stessa. C'erano appunto delle parti in ombra, delle parti un po' sconsolate, che appartenevano proprio al suo passato, alla Celeste bimba. E quindi è in questo momento in cui lei sta rinnovando tutto, sta rendendo tutto quanto luminoso, sta tutto quanto nutrito. Nutrito. Sì, infatti vedo che da lei velocissimamente germogliano delle piantine. Lei è finalmente di nuovo una terra fertile, fertilissima, senza crepe. Dentro non ha più solchi di aridità. È liscia, compatta. Sì, la vedo anche un po' morbida, soffice, compatta sotto e in superficie un po' morbida. Idratata invece di arida, con le crepe. Assolutamente. Idratata e nutrita, sì. Monica, il corso di naturopatia e anche gli altri risentono un pochettino di pigrizia, ma tutto sommato lei è molto contenta, sete di sapere. Come dire, non inizia un corso, poi lo molla, ne inizia un altro. No, vuole fare tante cose e le sta iniziando a fare, compatibilmente con i propri impegni, una dopo l'altra. Diciamo che a volte è come se ci fosse questa calamita che la vuole un po' frenare, ok? E anzi, a volte gli fa aggiungere troppo affinché lei lasci qualcosa indietro. Però lei ora, vedendo tutto quanto, come stanno le cose, è assolutamente in grado anche di gestire una sorta di scaletta, di capire quando iniziare una cosa, portarla a termine e poi inserire un'altra, in modo che non venga penalizzata la scelta che ha già fatto.
ok? La tempistica Mhm, giusta proprio. mhm. Insomma, il corso uno alla volta. Può anche incastrarli, però deve calibrare i due tipi di corsi, cioè se sono compatibili con loro, altrimenti l'altro deve spostare un po'. È proprio un gioco di tessere domino, che gestisce lei. Anche perché tanto è come se non fosse mai poi tardi. Lei dopo ancora è in tempo a farlo. Ok? Non si deve preoccupare. Scuola da home schooling a scuola pubblica. È arrivato il momento per i due figli. Lei ha accolto questo cambiamento e sembra dare buoni frutti in questo caso. Sì, sì, questa è stata un'ottima scelta perché le ha consentito di prendersi del tempo per se stessa e di uscire, no, da quello schema in cui era sempre lei a dare all'esterno e a dar poco a se stessa. Ok? Quindi lei ha decisamente adesso più tempo e più energie per se stessa. Anche perché poi l'energia che rivolge ai suoi ragazzi è ancora più brillante di prima, proprio perché si è ricaricata. Anche una buona scelta per i ragazzi, dai. Mhm. Cosa fa Celeste quindi? Abbiamo visto tutto. Certo, adesso andrà al cluster, andrà a vedere se c'è un avatar. Lo possiamo fare anche insieme, contemporaneamente cluster e avatar. Lo può fare insieme a tutti i suoi animali. Lo può fare da sola, lo può fare con i figli, lo può fare con la fiamma. Come lo fa? In una qualche maniera c'è la madre. Non è che vanno insieme, perché lei sceglie di andarci da sola. Però è come se avesse bisogno che la madre ci sia lì. Ehm, Uno dei due figli, come ti ho detto, si è trasformato in un grillo, quindi è sulla sua spalla, e l'altro è come se si fosse trasformato in una cintura. No? È carina come immagine perché le sostiene i pantaloni, Mhm. la avvolge, la abbraccia. Il compagno è teoricamente come se avesse delle braccia lunghissime e le porta le mani sulle spalle e gli dà questo sostegno così. mm? Però fondamentalmente è come se vedessi lei che si muove da sola verso il cluster, con questi supporti così, resi in questa maniera qua. Posso dire una cosa? Se fossi un'interferenza me ne andrei da Celeste perché dico qui no, non combino niente. Cioè è troppo, in qualche modo è troppo forte, sostenuta, autosostenente, non combino nulla lì, me ne vado da qualcun altro. Come ti pare come immagine? Non è un buon investimento Celeste per un'interferenza. Non è un buon terreno. Questa fa quello che vuole. Vuole fare un corso, lo fa. Voleva mangiare le uova, si è fatta le galline. Le viene in mente che si vuole fare l'orto, sempre che non ce l'abbia già, e si fa l'orto. Lo vuole raddoppiare, lo fa. Le viene in mente che vuole un'amica, viene fuori l'amica. Certo, Eh, lei è una gran creatrice e aveva bisogno, attraverso per esempio l'entità pagliaccio, di vedere quella parte lì che era rimasta al buio. Quindi comunque è stata un'entità preziosa che infatti ha certo, creato lei. certo. Per una visione incoraggiante, no? Per Celeste è anche realistica, non è così appetibile come interferenze e quindi diventa una che fa il cavolo che vuole. Chiaro che non funziona così, no? Che le interferenze vanno in giro a vedere a chi possono interferire. No, le interferenze le creiamo noi, gigantesca enorme differenza tra gli altri e quello che diciamo noi.
perché ribalta tutto. La sensazione di angoscia, di essere fottuti qua nella Matrix, necessità di uscire dalla Matrix, e devo uscire dalla Matrix, non so come fare, e ci hanno ingannati, il tunnel di luce, e invece il tunnel di luce te lo crei tu, il sacchiotto. Bene, Festa al cluster di Celeste, una novella Biancaneve seguita dagli animali, una novella Cenerentola con gli uccellini che le aiutano a cucire il vestito. Non usiamo troppo le favole che sono robe massoniche. Leggevo di recente di Biancaneve che praticamente nella favola originale è una bambina e quindi il principe se ne va con una bambina. È una storia di pedofilia, Biancaneve. E i nani, no comment, che non sono bambini i nani, non sono bambini, sono uomini piccoli, i 7 nani. Nella favola originale ha tipo 9 anni, 10 anni. Monica si è trasformata nella bella addormentata nel bosco. No, stavo guardando che lei è andata in un campo di colza. Ok, Celeste è andata in un campo di colza, è giallissimo. È come se Celeste avesse anche delle visioni rispetto al futuro, no? Ehm, è lì che dice questo carburante per il futuro. ehm, Ha delle ottime intuizioni, ecco. Ehm, quindi per andare al cluster, lei con tutto il suo seguito, con tutta la sua corte, chiamiamola così, è passata prima attraverso questo campo di colza. Ed è bellissimo perché rimangono tutti quanti illuminati da questo giallo di questi fiori. È stupendo. Ed è come se questa forza data da questo raggruppamento, lei con gli animali, con il sostegno dei figli, del compagno, eccetera, non riesco a vedere dove sta il cluster. Come se proprio questo loro procedere in mezzo al giallo, alla luce, al sole e a questa loro comunione avesse già già. integrato il cluster. È una nuova autostrada, è già la creazione sopra al cluster. Un'autostrada di fiori gialli fosforescente, quasi. Eh sì. Che succede? Non so più cosa domandare. E che ha dato il via a questa meravigliosa pioggia d'oro. Ehm, È una pioggia d'oro che in realtà poi se guardi attentamente, a volte sembra di vedere delle pepite d'oro, delle gocce d'oro. Altre volte sembra invece che ci siano dei fiorellini che vengono giù dal cielo. E vedo che hanno tutti le facce in su, lei così come anche le galline, le vedo con la testolina in su, tutti quanti con la testa in su e, e sono lì e si godono questa pioggia d'oro, pioggia d'amore. Messaggio di Celeste al suo corpo fisico. Ti ho mortificata, sei diventato il mio teatro di battaglia. Su di te ho compiuto le mie numerose guerre. Ora sono in pace e sei un meraviglioso campo fiorito. Ti amo e ti restituisco la tua naturale bellezza. Al suo corpo emozionale. E sei d'acciaio a volte, sei d'acqua altre volte, ehm,
sei un'armonia di sottofondo. Al suo corpo mentale. Zone d'ombra, zone di luce, le integro e sto bene. Al suo corpo eterico. Lo vedo, lì è tutto risolto, lì è tutto bellezza. Al suo corpo subliminale. Mm, mi sento connessa con il tutto e questo mi dà un'enorme, infinita gioia. Il progetto Pioggia d'amore esiste ancora? Assolutamente sì, ed è rivolto anche profondamente a se stessa. Pagliaccio Aquila e due entità mentali e impianti? No, Nuova vibrazione e commento di Celeste. A se stessa. 788, 788 è la sua vibrazione. Ehm, come se, non so, è lì il cinema e dice, io sapevo di arrivare fino a qui e sono felice di averlo fatto con tutti voi e voglio andare oltre con voi e con me stessa. Adesso non mi lascio più. Consapevolezza. Mi viene 210. Ah, però. PS. Adesso è molto alta. Per tutti questi lavori mi viene 73. Bene. Vite. È tanto tempo che non vedo un 1400, eh. 1444. Cervello. Viene 11,5. Suscettibilità ipnotica. 73. 3D. 9. Mamma mia. Velocità nemica era già 100. Ok, la pagella è diventata 10. E Da 9 e vabbè. mezzo. Messaggio al figlio piccolo. Sei uno smeraldo. Non aver paura di nulla. Al grande. Sì, cammina nel mondo. Al papà. Lo abbraccia. Al compagno. Si cercano con le mani reciprocamente, mm, e si attraggono proprio con il resto del corpo. Siamo una cosa sola. All'amica che conosciamo. L'amica è emozionatissima, proprio in lacrime di gioia. Eh, adesso andiamo a farci un giro insieme. Vedo che l'amica è pronta con la macchina. L'amica che non conosciamo. Applaude. Ehm, voglio condividere le uova, non so in che senso. Qualcosa che abbia a che fare così. Mhm. Alla mamma. Eh, è come se le pettinasse i capelli, la risistemasse
ehm, le dice, io comunque ci sono sempre. E le dà un abbraccio così soffice, così tenero, e bellissimo. Messaggio finale di Celeste a se stessa. E sono una donna molto forte, so cambiare, so saltare. Se mi serve, torno indietro. Ora non mi serve tornare indietro, vado avanti, sorrido, mi sento scaldata dal sole e dall'amore. Ho compreso e tutto mi sembra meraviglioso. Messaggio degli animali a Celeste. Qualcuno dice mamma, qualcuno dice zia, qualcuno dice ehi amica. E sono tutti lì che zampettano intorno a lei, saltellano. Tra tutti chi di più? C'è anche una volpe. Eh, mm, Sì, sì, c'è anche la volpe che la viene a trovare. Speriamo Senti, che venga. secondo me questa, perché è come se volesse eh, stimolare in lei anche l'aspetto un po' più meno scontato, più selvaggio, più profondo, no? Cioè? E, Celeste è l'infinito, ok? E quindi ci sono tante parti di lei che vanno scoperte. E la volpe è come dire scopri di te stessa le parti meno evidenti. E che è una cosa molto stuzzicante, Mhm, molto bella scoprirla. mhm. È astuta la volpe, sempre astuta. Fox. Bene, 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 abbiamo finito. Vuoi aggiungere qualcosa, Monica? Il È stata fiore, un'immersione bellissima. il fiore nero lì dov'è? C'è ancora? C'è un Giacinto, c'è tutto, c'è anche il glicine. Ehm, il nero lì sì, lo vedo così sulla sua testa, come un cappello. Cappello bianco. Mm. Va bene.